Questo è un periodo particolare per il mercato MMO. L'epoca d'oro degli MMORPG spuntati come funghi dopo il successo di World of Warcraft è passata da un pezzo e in questo momento a farla da padrone è la ricerca di nuove soluzioni ludiche e commerciali supportate per lo più da forme di finanziamento partecipativo come il crowdfunding. In campo MMO oggi vediamo meno progetti con grossi budget alle spalle e tanti studi hanno deciso di diversificare i loro prodotti con survival, MOBA e sparatutto. Eppure il 2017 è appena iniziato e già sono molti gli MMO all'orizzonte che ci troviamo ad attendere. La buona notizia è che quest'anno dovrebbero finalmente vedere il rilascio di diversi titoli promettenti con una lunga gestazione alle spalle. Il 2017 potrebbe insomma vedere la maturazione di frutti a lungo attesi. Per questo abbiamo scelto 12 MMO che usciranno nel 2017 e anche oltre. I giochi verranno ordinati in base alla loro finestra di lancio, dai più vicini a quelli che probabilmente tarderanno di più. Per ragioni di brevità abbiamo dovuto fare una cernita, escludendo progetti pur interessanti come Shards Online, The Exiled, Worlds Adrift e Project Gorgon. Menzioni speciali anche per Destiny 2, New World e Ashes of Creation, qua esclusi a causa delle poche informazioni ancora disponibili. La nostra è una panoramica generale, ma se volete approfondire un titolo in particolare vi rimandiamo a mmo.it. Partiamo dunque. Bless è un MMORPG fantasy orientaleggiante sviluppato da Neowitz Games, costruito sull'Unreal Engine 3. In fatto di personaggi e mondo di gioco, Bless sembra uno degli MMO graficamente più belli degli ultimi anni, al pari di Black Desert Online, e garantisce una profonda storyline, una modalità PvP massiva e una gran quantità di contenuti PvE grazie ai tanti aggiornamenti. Il gioco infatti è già uscito da mesi in Corea ed è attualmente in open beta in Russia, mentre in Europa e Nord America arriverà nel corso del 2017. Area Games, che pubblicherà il titolo in terra nostrana, ha infatti chiesto agli sviluppatori di riprogettare completamente il sistema di combattimento a favore di un action combat più appagante e divertente per il pubblico occidentale. Fortunatamente i lavori sul nuovo combat system sono quasi finiti e possiamo dunque aspettarci un annuncio per i primi mesi del 2017. Dark and Light. Dark and Light è un progetto ancora in parte avvolto dal mistero. Annunciato come reboot del fallimentare MMORPG del 2006, il titolo sviluppato da Snail Games è anch'esso ambientato in un mondo fantasy e si preannuncia come survival sandbox a server con elementi MMO. Tante le feature annunciate dagli sviluppatori che promettono la presenza di 3 fazioni, un sistema di combattimento action, un open world con tanto di fondali marini esplorabili, la possibilità di volare e decine di creature da ammaestrare, draghi compresi. Giocabile sia in prima che in terza persona, il gioco non presenterà classi ma sarà basato sul livello e le skill di ogni PG. Inoltre, il comparto grafico sembra maestoso grazie all'uso dell'Unreal Engine e all'ispirata Art Direction. Dark and Light non richiederà un canone mensile e potrà essere acquistato in accesso anticipato su Steam, dove sbarcherà nei primi mesi del 2017. Albion Online. Albion Online è un MMORPG con visuale isometrica ispirato al mitico Ultima Online e ambientato in un colorato mondo fantasy. Per via della sua natura sandbox, feature come l'economia e il crafting, l'housing e il PvP saranno gestite liberamente dai giocatori, che potranno fare ciò che vorranno, dal minatore al falegname, dal soldato al criminale. Le guild potranno invece dedicarsi al controllo territoriale dei regni contesi, grazie a un sistema di guild vs guild. Al momento Albion Online è nell'ultima fase di beta, che durerà circa fino a marzo 2017 e sarà seguita da un wipe prima del lancio. Il gioco sarà buy to play, quindi senza necessità di pagare il canone, e uscirà anche per smartphone e tablet, cosa che potrebbe rendere Albion Online uno dei primi MMO cross-platform. Life is Feudal. Life is Feudal è un MMORPG sandbox medievale duro e puro, di fatto un simulatore di vita feudale. Bitbox ha prima pubblicato la versione a server chiamata Life is Feudal Your Own, disponibile su Steam, e sta ora lavorando sulla versione MMO che promette di contenere fino a 10.000 giocatori contemporaneamente nello stesso mondo persistente di 21 km².
più che sul combattimento, comunque presente, il gameplay di Life is Feudal ruota attorno al crafting, al terraforming, all'agricoltura e alla costruzione di insediamenti, villaggi e castelli. La versione massiva dovrebbe introdurre le guerre tra gilde, gli assedi, la possibilità di commerciare, un sistema politico e di controllo territoriale. Insomma, se desiderate vestire i panni di un servo della gleba e spaccarvi la schiena a coltivare i campi, Life is Feudal è il gioco che fa per voi. L'MMO è al momento in closed beta, con open beta e release confermate nel 2017. Sea of Thieves. Sea of Thieves è un coloratissimo gioco multiplayer a tema piratesco. A detta di Rare, studio britannico famoso per GoldenEye 007 e Perfect Dark, il titolo non sarà un vero e proprio MMO, quanto piuttosto un mondo online che potrà essere condiviso con amici e altri giocatori. L'enorme open world non sarà creato proceduralmente come in No Man's Sky, ma disegnato a mano dagli sviluppatori. Se avete sempre sognato di vestire i panni del pirata, questo è il gioco perfetto. In Sea of Thieves potremo non solo ubriacarci come dei veri filibustieri, sarà possibile solcare i mari, esplorare isole sconosciute, cercare tesori perduti, combattere contro altre ciurme, andare a caccia di creature marine e persino incontrare il temibile Kraken. Sea of Thieves è ora in Technical Alpha e dovrebbe vedere l'uscita per Xbox One e Windows 10 nella prima metà del 2017, a meno di ritardi a cui Rare ci ha abituato. Shroud of the Avatar. Shroud of the Avatar è l'ultimo chiacchierato progetto di Richard Garriott, in arte Lord British, padre della saga di Ultima. Il titolo è stato finanziato su Kickstarter ed è sviluppato con l'aiuto della community, che sta dando una mano anche per la sua localizzazione in italiano. L'obiettivo del team di Portalarium è un ritorno alle origini del gioco di ruolo con un RPG che non ci guiderà per mano e potrà essere giocato sia in single player che in multiplayer. La storia principale è scritta da Tracy Hickman, autore di Dragonlance, e ruoterà attorno alle virtù nello stile dei vecchi Ultima. Il titolo presenterà poi un forte focus sul roleplay e sull'housing non istanziato. Da notare che Shroud of the Avatar è un dual map game, ovvero un gioco che presenta una mappa del mondo vista dall'alto con le varie ambientazioni esplorabili in 3D, in stile Total War per intenderci. Il titolo è già giocabile in accesso anticipato su Steam e non subirà wipe prima della release, quindi gli attuali progressi dei PG verranno mantenuti al lancio del primo episodio, Forsaken Virtues, previsto nel corso del 2017. Speriamo che Lord British ci regali presto un'altra perla. Gloria Victis. Gloria Victis è un MMORPG attualmente in accesso anticipato su Steam. Il gioco è ambientato in un open world medievale low fantasy e presenta caratteristiche come eventi dinamici, PvP libero con controllo del territorio, un complesso crafting, un sistema di reputazione, un'economia gestita dai giocatori e un combat system senza target che ricorda quello di Mount & Blade. I parallelismi con l'opera di Tale Worlds non finiscono qui. Anche in Gloria Victis infatti i PG non si basano sulla scelta di una classe, ma su un variegato sistema di skill che crescono con l'uso. Peculiarità di Gloria Victis è invece rappresentata dal loot parziale. Quando si sconfigge un altro player è possibile selezionare gli oggetti che verranno sottratti dal suo inventario. Anche Gloria Victis è parzialmente tradotto in italiano. Ora come ora il team di Black Eye Games sta lavorando sul rifacimento totale delle animazioni. Sebbene il gioco sia ancora in alfa, gli sviluppatori contano di uscire dall'Early Access entro la fine del 2017. Crowfall. Crowfall è un MMORPG sandbox fantasy che unisce meccaniche da MMO e da RTS. I giocatori impersonano i Corvi, eroi immortali scelti dagli dei per combattere contro l'Hunger, una forza distruttrice che divora i mondi. Ogni mondo di Crowfall presenta mappe, regole e condizioni di vittoria uniche, ma soprattutto ha un ciclo vitale che può durare da 1 a 6 mesi prima di essere annientato dall'Hunger. Al termine di ogni campagna una fazione emerge vincitrice e gli eroi al suo interno possono scegliere un altro mondo in cui andare a combattere. Un concept mai sperimentato prima negli MMO e d'altronde Crowfall è innovativo in molti aspetti. Ogni scenario è suddiviso in 5 regioni di pericolosità crescente. La regione più caotica sarà una zona full PvP dove si potranno trovare le risorse più preziose. Insomma, maggiore il rischio, migliori le ricompense. Alla creazione bisognerà scegliere uno fra 13 archetipi, insieme a fazione e casata a cui giurare fedeltà.
Concludono il quadro un action combat e l'uso di voxel che renderà interamente distruttibile l'ambiente virtuale. Sviluppato da veterani dell'industria, Crowfall sarà buy to play con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile. Il gioco è in pre-alpha e a novembre è partita la nuova fase di testing chiamata Big World. Difficile che la release definitiva avvenga già nel 2017, ma mai dire mai. Camelot Unchained. Camelot Unchained si pone come il successore spirituale di Dark Age of Camelot. Proprio come l'MMORPG di Mythic, presenta 3 fazioni in lotta all'interno di un mondo fantasy ispirato al ciclo arturiano. Ogni fazione vanterà 10 classi uniche per un totale di almeno 30 classi, ognuna con una valanga di abilità a disposizione. A differenza di Dark Age of Camelot, tuttavia, Camelot Unchained non avrà un comparto PvE. Tutto il gioco sarà infatti basato sul Realm vs Realm, l'eterna guerra fra le 3 fazioni. La mancanza del PvE renderà di fatto inutile droppare oggetti dai mob e per questo diventerà fondamentale il crafting. Quello dell'artigiano sarà un mestiere specifico che consentirà di creare armi e armature di grande potenza. Finanziato su Kickstarter, inizialmente lo sviluppo di Camelot Unchained è stato molto lento perché il team di City State Entertainment ha dovuto creare da zero un motore grafico che potesse gestire migliaia di PG insieme a schermo. Recentemente però la software house ha aperto un secondo studio a Seattle, cosa che ha velocizzato notevolmente lo sviluppo. Al momento è in corso l'alpha test, mentre una versione beta arriverà nella prima metà del 2017. Pantheon Rise of the Fallen. Pantheon è il nuovo progetto di Brad McQuaid, creatore di EverQuest e Vanguard. Si tratta di un MMORPG hardcore vecchio stile, costruito sullo Unity Engine e ambientato nell'universo fantasy di Terminus. Pantheon è basato sul PvE e presenta un mondo non lineare e fortemente immersivo, in cui i giocatori dovranno interagire con l'ambiente per superare le impegnative sfide proposte. Il gioco di squadra sarà la chiave. Molti contenuti di Pantheon non potranno infatti essere affrontati da soli, ma richiederanno la presenza di un gruppo affiatato, proprio come succedeva negli MMO di una volta. Il gioco presenterà un classico sistema di creazione dell'avatar con 9 razze e 12 classi tra cui scegliere, ma vanterà anche qualche innovazione come il cosiddetto sistema di percezione. Le tradizioni comunque saranno rispettate nel modello commerciale. Pantheon adotterà la formula pay to play, rendendo quindi necessario il pagamento del canone mensile. Al momento il titolo è ancora in pre-alpha, ma lo sviluppo procede spedito e già nel 2017 potremo vedere una beta. Chronicles of Elyria. Chronicles of Elyria potrebbe sembrare l'ennesimo MMORPG sandbox fantasy finanziato su Kickstarter, ma è tutto il contrario. Il titolo di Soulbound Studios parte da un'idea estremamente coraggiosa. Ogni personaggio nel mondo di gioco cresce, invecchia e alla fine muore, come nella realtà. Ad ogni morte in-game si perde un pizzico di vitalità fino al trapasso definitivo dell'avatar. Il modello di pagamento sarà proprio legato alla necessità di acquistare una nuova scintilla di vita quando il proprio PG sarà defunto. Ogni vita comunque durerà diversi mesi reali e non saremo quindi costretti a pagare come dei forsennati per continuare a giocare. Per tramandare la propria eredità, i giocatori potranno sposarsi e avere figli che passeranno poi a impersonare. Il complesso sistema politico di Chronicles of Elyria permetterà di diventare conti, duchi e persino re. Interi regni sorgeranno e cadranno come in una serie di Game of Thrones. Il gioco vanterà un open world in continua evoluzione con un ciclo giorno-notte, il meteo dinamico e il passaggio delle stagioni. A questo si aggiungono elementi survival, quest non ripetibili, un sistema di taglie e un'economia gestita dai player. Lo stesso varrà per il crafting, che porterà a stipulare contratti per la fabbricazione di armi e oggetti. Chronicles of Elyria è tuttora in pre-alpha. Sulla carta l'uscita è prevista per la fine del 2017, ma vista la complessità del titolo, un rinvio non stupirebbe nessuno. In ogni caso, l'MMORPG vedrà prima l'uscita di una demo offline, chiamata Prologue The Awakening. Star Citizen. Ultimo ma non per importanza, Star Citizen è probabilmente il titolo più ambizioso e atteso dalla community PC, nonché l'unico ad ambientazione spaziale in questa panoramica. Il progetto, capitanato da Chris Roberts, ha già superato la cifra spropositata di $140 milioni raccolti tramite crowdfunding. Star Citizen è un gioco sci-fi in prima persona che mira a creare un'enorme galassia in evoluzione in cui poter commerciare, combattere, esplorare pianeti interamente simulati, compiere missioni e vivere avventure epiche.
Al momento il gioco è composto da diverse modalità parallelamente in sviluppo, come gare di corsa, battaglie tra navi spaziali e una spettacolare campagna single player, Squadron 42. Con la patch 2.6 è stato introdotto Star Marine, l'atteso modulo FPS. Ma la visione finale di Star Citizen consiste nel Persistent Universe, una galassia sempre online condivisa con migliaia di altri giocatori, un sandbox totale e virtualmente infinito. È facile capire perché così tante persone siano estasiate di fronte a ciò che promette Star Citizen, anche se sono nate delle polemiche relative al presunto aspetto pay to win, dato dalla possibilità di acquistare le navi con soldi reali. Ci auguriamo che la visione di Roberts si trasformi in realtà, ma sicuramente non succederà prima del 2018. Comunque vada, Star Citizen è un punto di svolta. Il successo o il fallimento del progetto non avrà conseguenze soltanto sul gioco e sui player, ma sull'intera industria del crowdfunding nei videogiochi, e anche per questo è bene che il titolo non deluda.